So I was very hungry and I just stopped in a diner on the street and I ordered my first American burger and I took a Coke, which is huge, as you can see. So a very American lunch. Credo di aver visto finalmente la vera America. Mi sembra che New York, in generale le grosse città, anche Washington, siano molto diverse da quello che c'è intorno. Ho già guidato attraverso diversi paesi e cittadine piccole e sono molto diverse, mi sembra. È come se avessero talmente tanto spazio che alla fin fine gli agglomerati, i piccoli agglomerati urbani sono delle case sparse con della sterpaglia in mezzo, però non ho proprio visto un centro del paese oppure un'indicazione, il paesino è di là. Non lo so, mi sembra un po' diverso, forse non ho esplorato ancora bene, insomma, potrebbe essere una prima impressione sbagliata, però vediamo, è comunque una prima impressione, io do le prime impressioni intanto. E poi mi sono fermata, ecco, in questa diner che tra l'altro ho visto anche su TripAdvisor, ha delle ottime recensioni, credo di poterla prendere come esempio per un buon posto dove mangiare, insomma. Allora, ho preso il mio primo hamburger qua. Tutti mi hanno detto devi provare l'hamburger americano e finalmente l'ho provato e devo dire che almeno questo, adesso ovviamente devo fare dei confronti, era abbastanza diverso. Intanto c'era molta carne, l'hamburger era piuttosto grosso, sì, l'ho chiesto molto al sangue ed è arrivato molto al sangue, invece in Italia quando lo chiedi al sangue ti arriva insomma rosino. E mi è piaciuto molto, la carne era buona, ma non sono un'esperta di carne, quindi non fate affidamento su di me. Il pane è molto diverso, qua non hanno usato pane normale, era quasi come un pan brioche, era molto giallo, quindi probabilmente aveva del tuorlo dentro, e in più era piuttosto dolce, era morbidissimo, giallo e dolce, ti si scioglieva proprio nelle mani quasi. Ora mi sento molto pesante. Cioè se la gente qua davvero per pranzo più volte per settimana mangia così, buon per loro. Io non ce la farei, nel senso che adesso non mi sento bene, non mi sento in forma, mi sento come se non è neanche come quando fai il pranzo della domenica che stai scoppiando di cibo e quindi hai solo voglia di metterti a dormire sul divano. Sono sveglia, però mi sento veramente pesante, un po', il mio fisico è affaticato. Ah, e poi ho preso una Coca-Cola normale, quella era la regular size. Io non bevo caffè, non sono abituata ad assumere caffeina, quindi credo che sarà una bella botta di zuccheri, di caffeina e di grassi questo pranzo. Non so quanto bene mi abbia fatto. Di sicuro con la Coca-Cola starò sveglia fino a stanotte alle 3. No, sto scherzando. Credo che le diner qui siano l'equivalente delle nostre osterie o trattorie. Ecco, una cosa che si notava subito era che i clienti qui, e non solo i clienti, la gente in generale, era piuttosto sovrappeso. Sì, non è decisamente come a New York o anche a Washington. Direi un 20% di clientela con problemi di obesità evidenti. E il resto erano quasi tutti sovrappeso e sì, capisco perché insomma se uno viene più volte alla settimana a fare un pranzo così qui ha voglia a mettere su calorie, cioè a me sembra di aver fatto un pranzo ipercalorico, non era semplicemente un pranzo molto abbondante, sento di aver assunto quasi le calorie di cui ho bisogno in una giornata intera, insomma, con questo solo pranzo. Insomma, anche noi in Europa sentiamo tanto parlare del problema dell'obesità in America, del sovrappeso, eccetera,
e devo dire la verità, stando a New York non te ne accorgi, perché sono tutti molto in forma, anzi mi sembra che tutti badino molto alla propria dieta. Tra l'altro a New York da credo un annetto è uscita questa legge che obbliga tutti i ristoranti e i bar ad esporre le calorie corrispondenti al pasto che vai a ordinare, quindi su ogni menù trovi il corrispondente calorico, e credo, almeno parlando con la gente, mi sembra che sia stato un ottimo provvedimento questo, nel senso che aiuta molto le persone ad avere la concezione di quello che stanno mangiando. Però ecco, probabilmente fuori dalle grandi città questa cosa non arriva, insomma, o non è ancora arrivata, non lo so, forse non c'è molta educazione alimentare in questo senso. E queste erano le mie prime impressioni, mi rimetto in viaggio verso Williamsburg.